Ciao da Fulvia e ben ritrovati in Blue Spin Art. Ho avuto l'esigenza di creare un coprivaso. Ho questa magnifica piantona, le corna di cervo o di alce, come la si voglia chiamare, e quindi ecco che ho ritirato fuori dei vecchi residui di filato e di materiale ed ho composto questo coprivaso molto particolare, molto divertente e creativo. Vi lascio a queste immagini, se avete voglia di scrivermi qualcosa nei commenti vi leggo sempre con piacere, quindi alla prossima, buono spin! Ecco, per la parte bassa ho realizzato un classico centrino, proprio una base rotonda, seguendo gli schemi classici per realizzare proprio un tondino. Il materiale che ho utilizzato è questo spago, trattasi appunto di questo spago per panni, per stendini. L'avevo già realizzato per creare una borsa che trovate appunto anche nel mio canale. Ci sono vari colori, io ho utilizzato un marrone, mi tengo questo violaceo per un altro lavoro perché mi piace il colore particolarmente, quindi per il momento lo accantoniamo. Bene, dicevo, la prima parte di questo lavoro con questo spago, poiché è particolarmente rigido, nel senso che non è proprio malleabile con l'uncino, l'ho realizzato a mano, quindi ho semplicemente seguito i passaggi classici di una lavorazione uncinetto, ma utilizzando semplicemente le mani, proprio perché avresti dovuto utilizzare un uncino almeno di 11-12 e comunque insomma vi farebbe male alle dita perché tirandolo insomma ci vuole una certa forza e poi con le mani vi aiutate meglio anche a tenere, diciamo così, un equilibrio nella lavorazione, aggiustando, allungando e tirando particolarmente i fili e creando insomma con equilibrio il vostro centrino, il vostro cerchio. Quindi si parte da un anello magico, ho montato 1 2 3 4 5 6 punti bassi e poi sopra ho continuato a girare in tondo, non a spirale però, chiudendo sempre il giro coi punti bassi, 2 punti dentro un punto, uno di separazione, 2, uno di separazione, e in questo modo mi sono allargata fino alla dimensione desiderata. Bene, oltre il corpo ho poi affrontato la lavorazione in verticale sempre a punti bassi con questo l'accetto, com'è che si può chiamare? Sì, non è rifinito molto bene, l'ho comprato in un fine serie nei famosi cestoni che a me piace ravanare, come si usa dire, è leggermente elastico e quindi ha un, diciamo così, aspetto un po' più morbido proprio perché non rimane tesissimo. Infine ho utilizzato degli scampoli di tessuto che avevo sul verde con dei colori inseriti e della lana verde. Per la lavorazione del corpo ho usato un 6. Ovviamente a secondo del filato che utilizzate, valutate voi che cosa vi è più comodo. Altro step, vi faccio vedere come ho realizzato interno che prevede un rivestimento in plastica. Vi lascio queste immagini così vi racconto come ho fatto. Quindi mi sono procurata una busta di plastica, ho girato la parte superiore in doppio e ho realizzato con ago e filo tutta una circonferenza di orlo che poi ho rafforzato con uncinetto e punti bassi ed ho unito alla mia circonferenza del cesto.
Se volete migliorare l'interno, potete aggiungere prima della chiusura un panno a rivestimento. Come ultimissimo passaggio sto inserendo dei leggeri brillantini per dare un tocco in più di personalità su questo giallo che effettivamente è già molto flash, però donando questa piccola tempera acrilica diamo un po' questo effetto brillantante. Ok, ci vediamo a passaggio finale, così vi faccio vedere come poi viene rivestita la nostra meravigliosa piantona. A dopo. Così adesso si presenta l'aggiunta della mia fodera in plastica. Tutto il punto basso bloccato sulla mia base e così è completamente rivestito. L'ultimo passaggio che avete visto è stato questo della mia tempera acrilica coi brillantini, anche su questi fiorellini che ho fatto sempre in lana, e direi che questa è una mia idea per un coprivaso veramente molto carino e originale. Rivestiamo quindi la pianta. Alla prossima, un saluto, ciao da Fulvia.